Questo è un frutto davvero molto particolare, proprio perché in ognuno di essi c'è soltanto un singolo seme e per farlo germinare, per accelerare e agevolare la sua nascita, c'è un trucco, io lo chiamo segreto, che una volta svelato vi permetterà di ottenere delle piantine che nasceranno, cresceranno e diventeranno bellissime e addirittura faranno dei fiori e dei frutti ottimi. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi un frutto e quelli del supermercato sono perfetti. L'unica cosa alla quale dovrete stare attenti è che siano maturi. Ve ne accorgerete perché la parte esterna è di un rosso acceso. Considerate, e questa è una regola generale, che più un frutto è maturo e più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. E una volta trovato, occorrerà estrarne il seme dall'interno. Per prima cosa bisognerà ottenere il nocciolo, quindi, casomai aiutandovi con un coltello, iniziare a tirare via tutta la polpa che lo ricopre, sino che la parte morbida non ci sarà più e rimarrà soltanto quella dura. E a quel punto si potrà aprire e dall'interno estrarre il seme che a noi serve per fare nascere la piantina vera e propria. Aperto il frutto, ciò che si otterrà sarà questo. Io lo chiamo nocciolo, in realtà non lo è una sacca nel quale all'interno ci sono i semi, uno per la precisione, quindi basterà aprirlo ed estrarlo in questa maniera. E sarà proprio da questo che con dei piccoli trucchi poi si otterranno le piantine nuove. Se tutto andrà bene, nascerà da questo punto sia la radice che il germoglio. Ottenuto il seme, si potrà procedere con gli esperimenti. Quindi il primo metodo che vi propongo è quello di procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente, dopodiché un tovagliolino, mi raccomando, non in carta ma in stoffa, perché così sarà impossibile che si deteriori durante l'esperimento, aprirlo, 20 x 20 come centimetri sarà perfetto, ed andare ad inserire all'interno il seme, dopodiché chiudere. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto in modo che il tovagliolino diventi umido, mi raccomando non zuppo, ma soltanto umido di acqua. Dopodiché chiudere ermeticamente e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, casomai dietro una finestra coperta da una tenda. Trascorso poco più di un mese, riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. Guardate un po' come il seme si sia perfettamente sviluppato. È incredibile. Ora lo tirerò fuori. Ed ecco qua. È assolutamente perfetto, verde, la radice si è formata in una maniera incredibile. La radice, oltre a quella primaria, ha fatto sviluppare anche l'apparato radicale secondario. E andando a guardare qui, si è già formato un germoglio che sarà proprio quello che, una volta cresciuto, diventerà la piantina vera e propria. Arrivati a questo punto si potrà mettere lui all'interno di un vasetto con del terreno, quindi procurarsene uno che abbia un diametro almeno di 10 cm in modo che poi la pianta si possa sviluppare per almeno un paio d'anni senza problemi e senza doverla spostare, riempirlo per metà con del terriccio soffice e drenante, la torba sarebbe davvero la soluzione ideale, e poi andare a inserirlo all'interno facendo, dato che il germoglio è da questa parte, la radice è insomma sviluppata verso il basso, andare a posizionare in questa maniera, così, quindi fare un foro nel centro, circa 4-5 cm, spingere il tutto all'interno, così, dopodiché rinzaffare il tutto, quindi prendere dell'altra terra ed andare a riempire. Alla fine dell'operazione, questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà davvero altro che bagnare e poi aspettare e sperare che questo, che è il piccolo germoglio, si sviluppi e cresca. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Nell'ipotesi che voi vogliate accelerare la crescita del germoglio, esiste un trucco, ovvero quello di prendere la parte superiore di una bottiglia e semplicemente andarla a appoggiare in questo modo. Così facendo all'interno si creerà un vero e proprio microclima con temperatura, ma soprattutto umidità costante, favorendone davvero tanto lo sviluppo. Trascorsi soltanto 2 giorni, riprendendo il tutto e togliendo la bottiglia, si può notare all'interno che il germoglio si è già sviluppato, si è tirata su la testolina e adesso è alto circa 1,5 cm. Trascorsi soltanto altri 2 giorni, guardate un po' come la piantina si stia sviluppando, è alta più o meno 3 cm e all'apice si vedono chiaramente le prime foglioline che si stanno sviluppando. E andando a guardare alla base si può notare che il seme è di un verde acceso e perfettamente sano.
Arrivati al settimo giorno, la pianta è cresciuta davvero molto rapidamente, adesso è alta circa 7 cm. Questo significa che è cresciuta in media di 1 centimetro al giorno. È molto bella esteticamente, però la cosa principale è che sia sana. Infatti non c'è traccia di funghi, muffe o batteri né sul pane radicale, né come dicevo prima sul seme, né tantomeno sullo stelo e sulle foglie. E questa è una cosa davvero molto importante, perché se nei primi giorni di vita dovesse comparire la muffa, questa dovrà essere eliminata immediatamente, perché sennò potrebbe fare seccare addirittura la pianta. Basterà, nell'ipotesi che capiti, prendere dell'acqua ossigenata, quella comunissima che si usa quando per esempio ci facciamo una piccola ferita, e bagnare il pane radicale e tutti i punti nel quale si presenta la muffa. Questo dovrebbe bastare per eliminarla, e bagnare solo e unicamente quando il terreno si asciuga. Trascorsi più o meno 30 giorni, così è come appare la piantina, alta circa 10 cm. Le foglioline stanno crescendo ed effettivamente sì, è cresciuta, però rispetto ai primi giorni è cresciuta molto meno. Questa è una cosa normale e fisiologica, proprio perché sviluppate le prime 5, 6, a volte anche 8 foglioline, la pianta tenderà ad arrestare la tua crescita verso l'alto e tenderà a fare sviluppare invece le radici che ci sono all'interno del pane radicale, proprio perché saranno loro che sosterranno poi la crescita della piantina quando ricomincerà a fare crescere le foglioline verso l'alto. Considerate che se non ci sono radici la pianta non potrà sostenere tutte le foglioline che cresceranno e quindi potrebbe seccare. In questo modo, quindi facendo crescere prima le radici all'interno della terra, sarà garantita la sopravvivenza della pianta. Trascorsi 5 mesi, questo è il risultato che si è ottenuto, una pianta alta circa 20 cm, esteticamente è perfetta, quindi non resterà davvero altro che aspettare che lei cresca e inizi a produrre i primi fiori e i primi frutti. Purtroppo però le piante nate da seme, per avere la certezza che poi i frutti li facciano realmente, dal secondo anno in poi dovranno essere innestate, solo in quel caso si avrà la totale certezza che poi loro i frutti li facciano davvero. E alla fine dell'esperimento, da questo si è ottenuto questo. Io spero che il video vi sia piaciuto davvero. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, un'occhiata, dategliela, perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, qualcosa di carino lo potreste trovare. Detto questo, un saluto e al prossimo video.